Allora ragazzi, stavo facendo un giro in macchina e ci siamo fermati subito dopo il passo del Piccolo San Bernardo. Diciamo che il terzo giro della stagione che faccio al Piccolo San Bernardo l'ho fatto sempre con la moto Nana, la mia Olivia, ma oggi l'abbiamo fatto in macchina con Barbara. Ci siamo fermati in questo posto qui, e praticamente ci hanno offerto di fare un test ride con la Harley Davidson. Possiamo semplicemente scegliere quella che vogliamo e abbiamo l'imbarazzo della scelta, e adesso ci faremo dare qualche indicazione, ma io già la scelta l'ho fatta. Allora, ciao, eccoci qua. Ciao, Ciao a ti tutti. chiami? Achille. Davide. Allora, io ti ho trovato, mi hai offerto di fare un test ride e ovviamente qui c'è l'imbarazzo della scelta. Esatto, Vuoi dire qualcosa? siamo qui in questo posto veramente bello, poi oggi giornata splendida e siamo qua per far provare un po' di moto della casa Harley e abbiamo 3 segmenti, moto diciamo sportive secondo Harley, che sono le Nightster e le Sportster. Se vogliamo andare vicino, Sì, così le assolutamente. vediamo. Meritano. La Nightster è questa qui, è la più piccolina della casa, è un 975, è l'entry level della gamma che sostituisce la vecchia 883. Ah, questa? Sì. Pensa a te. E praticamente un motore quasi 1000 di cilindrata, circa 80 cavalli, con valori di coppia sui 10 kg metro. Con questa ci si diverte. Sì, Con sì. questa ci si diverte. Poi abbiamo un segmento un po' più grande che è la Sportster. Questa è un po' più bobber, o sbaglio? È una cruiser bobber, però hanno preso il nome Sportster appunto perché sostituisce la vecchia Sportster, ma avendo la gomma da 160 avanti cambia un po' il segmento. Motore 1250, 130 cavalli, valori di coppia assurdi. Madonna, Sì. non posso immaginare. È moto diciamo molto da sparata, e col 160 avanti diciamo, le curve risultano un po' più dure, difficili da inserire, ma una volta che è dentro l'appoggio è Mamma mia, pedane avanzate, pazzesca, quindi la posizione pazzesca. di guida è un po' diversa dalla Night. Questa è pura adrenalina. Poi passiamo alle Maxi Enduro di casa Harley, che è la Panamerica. Panamerica, eccola qui. Panamerica, montiamo lo stesso motore che ha la Sportster, quindi il 1250, qui abbiamo 150 cavalli e un po' andiamo un po' a far concorrenza alle regine del segmento, che sono sappiamo. BMW, GS, KTM. Esatto. Non ha nulla da invidiare, i modelli che abbiamo qua sono le versioni S full optional, sospensioni elettroniche, cerchi a raggi, e comunque chiunque le prova poi ne rimane estasiato rispetto alle altre. È stata abbastanza discussa per le La linee, linea, però sì, ti dico, a me non è appena uscita, o prima ancora che uscisse, a me è piaciuta. Sì, sì. Perché comunque bisogna anche saper usare in determinati segmenti, No, certo, ma poi è introducendo qualcosa- anche linee un pochino diverse. Esatto, cioè, Poi ovviamente può qualcosa di piacere diverso. oppure no. Più che altro vediamo sempre le stesse moto per strada, ma qua c'è una linea. Esatto. Poi di qua abbiamo le cruiser, quindi partiamo dalla Lowrider S, che è un must di casa Harley, e motore, passiamo a motori a affrettate aria, quindi classici di Harley con aste bilancieri. La Lowrider S appunto è una moto semplice con una seduta a pedane avanzate, e abbiamo sotto il motore 117 pollici che è circa un 1900 di cilindrata, è uno del motore più grande che fanno raffreddata aria. Questa qui è la Sport Glide, che è la moto diciamo sempre da cruiser con un 1780 di cilindrata, moto che stupisce per come è maneggevole quando la si porta. Street Bob, quindi un motore un po' più grande, 114, posizione di guida con manubri più alti, senza cupolino, questa nasce così come cruiser, e veramente bellina sotto come coppia in basso, eccezionale. E poi qua passiamo alle Grand American Touring. Un attimo Achille, Sì. fammi dire una roba. E allora ragazzi, di fronte a tutto sto ben di Dio, uno appena sotto il Piccolo San Bernardo ha bisogno di fare una scelta che non è facile. È abbastanza difficile fare una scelta, anche perché devo dire, non è che poi trovi sempre massima disponibilità a fare i test drive. Sì, no? qua è un'occasione particolare. Questa è un'occasione particolare, per cui stiamo arrivando a quella che io avrei scelto, forse complicandomi la vita, però è un po' il mio sogno. Andiamo avanti. Allora, questa qua che vediamo è la Road King, praticamente siamo qua nel segmento più alto della gamma Harley,
montiamo un motore 114, quindi lo stesso che monta la Street Bob, ma con una rapportatura diversa, e qua è comunque classica moto da viaggi su autostrade americane, quindi valigioni, masse molto concentrate in basso, passo lunghissimo. E la Road King si differisce dalle altre perché è l'unica senza il cupolino. Sì. Mentre di qua abbiamo... Ecco qui, e questa qui sarebbe la mia scelta. abbiamo, diciamo, questo è un classico, è la Street Glide. Tanta roba. Sì, qua è una versione un po' accessoriata. La Street Glide monta sempre il 117, quindi il motore più grande ad oggi della casa, un 1009. 1009. Sì, coppia da autotreno quasi. Madonna ragazzi. Sì. Beh, per muovere 350 kg di moto, diciamo che ci serve. Ma ascolta, ma io che a questo punto salgo su questa moto per la prima volta e devo subito trovarmi sui tornati per andare sul San Bernardino. Diciamo che il motore aiuta Come un andrà? sacco. Come andrà? Il motore e più aiuta... vado col passeggero. Esatto, sì. Diciamo che come primo impatto forse può essere un po' impegnativo, però il motore aiuta poi ovviamente la uscire dalle seduta coppie. bassa e via. Sì, Vabbè. il consiglio che si dà sempre prima volta è avere sempre i due piedi a terra nelle manovre a bassa velocità. Assolutamente. E poi di spostare molto il corpo quando siamo a bassa velocità e di tenere sempre il motore un po' in tiro, un po' in coppia, Sì. quindi si mette una marcia casomai un po' più alta di la seconda, Certo. e si dà un pochino di gas in modo che aiuta ad uscire dalla curva. Ok. Quando ci mettiamo il discorso è sempre di tenere appunto non marce troppo basse, perché comunque la coppia punta un pochino sull'anteriore. Poi come ho detto, la posizione fa un po' impressione. Cioè, qua è moto classica da viaggio, fa un po' impressione. con stereo, abbiamo già un display TFT e appunto è una moto godibilissima. Cioè ragazzi, sto per guidare sta roba qui. No, la musica non la metterò, almeno mi godo il motore. Sì, diciamo che mi voglio godere il sound al 100%. diciamo che tanti la piace. Come accessori poi ci sono anche i bauletti con le casse dietro. Qui abbiamo la versione che ha sospensioni Öhlins pedane e scarico Screaming Eagle. Va bene, allora direi che a questo punto vado a fare passaggio documenti e poi ci provo. Ci facciamo un bel giretto, dai. Grazie mille intanto. Posso sedermi intanto? Sì. Allora, consiglio, come le dicevo, nelle manovre a bassa velocità teniamo sempre i piedi a terra tutti e due, così lo dico anche a voi, nelle manovre a bassa velocità anche quando usciamo, teniamo i piedi tutti e due a terra in modo da bilanciare un pochetto. Una volta che diamo un po' di gas, la moto con la coppia c'è drizza, quindi ce la tiene dritta. Quindi, come dicevo prima, nei tornanti, nell'uscita dei tornanti diamo sempre un po' di coppia, in modo che la moto non si schiaccia. Cioè, comunque sia, sono 350 kg di moto che non è facile, meglio lasciarla andare che tirarla su. Ci mettiamo un po' col busto, quindi seguiamo la curva col busto, sporgiamo la testa, ci aiuta anche a fare le curve a bassa velocità. Nei tornanti stretti, che ce ne saranno un paio più critici, se riusciamo ci allarghiamo prima un pochetto, se vediamo che nessuno passa, altrimenti ci allarghiamo in uscita. Piuttosto, se vediamo che c'è un po' di traffico, vi sentite insicuri, lasciamo passare un po' di traffico e troviamo un punto in cui si allarga. Allora, non me la sono sentita ad andare subito sui tornanti con sto bestione, veramente è in più in due, è troppa roba e quindi ho deciso di cambiare mezzo e praticamente andrò con questa. Allora, visto che l'altra mi ha messo un po' di inquietudine, ho deciso di andare con questa.
su un Harley! Sono su un Harley! Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it, and I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back in black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So it's a fact, the rascal is back. Got back, I ain't gonna lie. I dressed up in a suit and tie, pulled out the driveway 7:45. Yeah, in the morning. She started having baby fever. She made me trade my Harley for a Kia. Oh, help me, Lord. I saw my reflection in the minivan and thought, this ain't who I am. So I dug out my boots and flew out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back in black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. I woke up in someone's yard. The rascal is back. Crossed my mind that I'm a fool for leaving all I had. But then I think about it again. Boy, I sure am glad that I dug out my boots and flew out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, picked up the bike and flew out the cul-de-sac. AC/DC on the jukebox, back in black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So hang on to your hat. Allora, mi sono sentito impacciato su quel tornante stretto a gomito, lì è stato l'unico momento un po' così, per il resto mi scivola il sedere sulla sella, però una bella... Sì, mi va indietro, mi scivola indietro. Ma infatti conviene. Per il resto vabbè, ha un bel motore, tanta roba.
fine un po' di impaccio normalissimo all'inizio, ma poi tutto assolutamente tranquillo. Devo dire, mi sembra che freni poco il freno posteriore, ma abbastanza divertente. Che quest'anno fosse quasi un destino dover fare il passo 4 volte, perché alla fine questa è la quarta, se considero anche quella in macchina. Quindi niente, fatto questo giro in Harley, la prima, vabbè, devo dire abbastanza responsabilmente, ho deciso di lasciarla perché 350 kg di moto subito sui tornanti e in due mi sentivo un attimino impacciato, quindi non avevo voglia di osare. Però con l'altra, devo dire, mi sono trovato bene, freno posteriore poco. Tu come ti sei trovata a fare il tuo giretto sulla Pan americana? Bene. Ti è piaciuto? Bella alta. Bella alta, comoda e via. Per cui niente, adesso posso dire che ho provato un Harley.